Sei in Italia e vuoi mettere in pratica il tuo italiano con qualcuno. O forse sei nel tuo paese e senti qualcuno parlare italiano. Però sei troppo timido o timida per dire qualcosa. Non sai cosa dire e hai paura di sbagliare. Beh, oggi ti aiuterò a superare questo problema, dandoti delle frasi super utili per rompere il ghiaccio in italiano. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi voglio darti delle frasi super utili in italiano per rompere il ghiaccio, quindi per rompere quel momento di imbarazzo tra due persone. Quindi ti darò alcuni consigli proprio su come iniziare una conversazione. Allora, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Ho deciso di dividere il video in diverse parti, quindi vedremo diverse frasi in base alla situazione. Iniziamo dalla prima categoria di frasi, il tempo. Parlare del tempo, quindi pioggia, sole, neve, è sicuramente uno dei migliori modi per iniziare una conversazione, sempre, in qualsiasi lingua. Quindi vediamo alcune frasi legate al tempo. Per esempio, oggi è una giornata molto calda e quindi possiamo dire che caldo oggi. Se al contrario fa freddo, che freddo oggi. E quindi già una piccola frase, guardiamo la persona, che caldo oggi, vero? E l'altra persona, oh sì, oggi fa caldo. E iniziate a parlare. Oppure se oggi è proprio una giornata perfetta, la temperatura è perfetta, non fa troppo caldo, non fa troppo freddo, possiamo dire la temperatura è perfetta oggi. O anche se per esempio c'è il sole, la temperatura è perfetta, possiamo dire oggi è proprio una bella giornata. E quindi poi la persona con cui stiamo parlando dirà ah sì, sono d'accordo, è proprio una bella giornata, c'è un bel sole, non fa troppo caldo. Oppure, se sta piovendo in questo momento, ma non pioveva da molto tempo, possiamo dire, finalmente un po' di pioggia. Al contrario, se ha piovuto per tanto tempo e oggi finalmente c'è il sole, in italiano diciamo c'è il sole, possiamo dire, finalmente c'è il sole. E se poi vogliamo portare avanti la conversazione, per esempio vogliamo chiedere alla persona con cui stiamo parlando se domani ci sarà bel tempo, possiamo dire sai che tempo fa domani? O per essere formali, sa che tempo fa domani? Mi raccomando, ricorda di usare il lei formale, se non conosci la persona con cui stai parlando, se siete entrambi adulti. Se stai parlando ovviamente con un bambino, comunque un ragazzo molto giovane, visibilmente molto giovane, allora puoi usare anche il tu. Ma se stai parlando con un altro adulto, è preferibile usare il lei. Per questo motivo, nella lezione di oggi ti darò entrambe le opzioni, l'opzione informale e quella formale. E non dimenticare anche di scaricare il PDF che abbiamo preparato per te. Infatti in questo PDF troverai la lista di tutte le frasi di oggi, con anche una tabella sulla divisione tra informale e formale, così puoi anche aggiungere frasi, prendere appunti. E poi alla fine di questo PDF troverai anche degli esercizi molto utili per ricordare meglio le frasi di oggi. Quindi ti consiglio di scaricare il PDF con la lista di tutte le frasi e anche alcuni esercizi molto utili con le soluzioni, per avere un documento sempre a portata di mano, ma anche per ricordare meglio le frasi, perché se tu fai gli esercizi metti in pratica il vocabolario che hai imparato e quindi lo ricorderai meglio. Puoi scaricare il PDF cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento, inserisci il tuo nome e la tua email e ti invieremo il PDF. Per concludere le frasi sul tempo, potresti anche tu dare un'informazione sul tempo all'altra persona. Per esempio, potresti dire: ho sentito che domani piove. Ho sentito che domani c'è il sole. Ho sentito che domani
nevica. E ora andiamo avanti e parliamo di un'altra categoria molto molto utile, i consigli. Beh, questo perché se sei in Italia, un modo fantastico per iniziare una conversazione con un italiano è chiedere informazioni e consigli sul posto. Per esempio, possiamo dire: scusa, sai consigliarmi un buon ristorante qui vicino? O scusi, sa consigliarmi un buon ristorante qui vicino? Questo è anche un ottimo modo per avere consigli da persone del posto, che sicuramente frequentano locali poco turistici. Per esempio, vai al bar a prendere un caffè e mentre bevi il caffè al bancone, chiedi al barista dei consigli su un ristorante nei paraggi, nelle vicinanze. O anche: puoi consigliarmi qualcosa da fare questa sera? O può consigliarmi qualcosa da fare questa sera? Forse un evento, un concerto, una festa locale. O anche: quali eventi ci sono questo fine settimana? O sai se fanno concerti qui vicino? Sai se fanno spettacoli qui vicino? Lo stesso per il formale: sa se fanno concerti o spettacoli qui vicino? Cosa mi consigli di visitare qui vicino? Cosa mi consiglia di visitare qui vicino? Forse un piccolo paese o una cantina, per esempio, vinicola, quindi per fare una degustazione di vino, un produttore di formaggi, cose molto locali che se non chiedi alle persone del posto, non puoi saperlo. O per esempio, mi piacerebbe fare qualcosa, per esempio fare una degustazione di vino. Sai dove posso trovare qualcosa del genere? Sa dove posso trovare qualcosa del genere? Ecco, queste sono delle domande fantastiche che puoi chiedere a un italiano. Ora, un altro fantastico modo per iniziare una conversazione è parlare di viaggi. Questo è molto utile anche al contrario. Se per esempio incontri un italiano nel tuo paese, puoi parlare di viaggi, puoi parlare di cose che tu hai fatto nella tua città, nel tuo paese, e quindi dare consigli a loro. O chiedere se hanno fatto alcune cose. Per esempio: ah, che bello che sei qui! Hai visto il Colosseo? O formale: ha visto il Colosseo? Sei andato o andata alla Fontana di Trevi? È andato o è andata alla Fontana di Trevi? Oppure puoi dire: una volta sono andato o sono andata, se sei una donna, a Montepulciano. Mi è piaciuta tantissimo. Quindi dai tu un consiglio. Oppure possiamo chiedere: ci sei mai stato? Per esempio, io dico che sono stato a Taormina, ok? E quindi dico: ci sei mai stato? O ci sei mai stata, se sto parlando con una donna, cioè sei mai stato a Taormina? Ovviamente formale: ci è mai stato o ci è mai stata? E posso anche dire: dovresti andarci, è un posto bellissimo. O formale: dovrebbe andarci, è un posto bellissimo, se voglio dare un consiglio. Ma una volta che abbiamo iniziato a parlare, abbiamo rotto il ghiaccio, possiamo anche fare delle domande per iniziare una conversazione più seria e conoscere quella persona. Possiamo per esempio chiedere la provenienza di quella persona. Di dove sei o di dov'è? Sei di questa zona? È di questa zona? Cioè qui vicino? E poi se la persona ci dice: no, io vivo in Canada, per esempio, possiamo dire: ah, e com'è la vita in Canada? Così ci mostriamo interessati a quella persona che ci racconterà un po' quello che pensa sul Canada. Oppure possiamo chiedere il lavoro di questa persona e dire: cosa fai nella vita o cosa fa nella vita? O ancora possiamo chiedere l'opinione su qualcosa di particolare. Per esempio, se incontri un turista italiano nel tuo paese, in Francia, per esempio, incontri un turista a Parigi, potresti chiedere: che cosa ne pensi di Parigi? O che cosa ne pensa di Parigi? Oppure possiamo anche decidere di iniziare una conversazione su un argomento in comune chiedendo che cosa piace a quella persona. Per esempio: ti piace il calcio? Se quella persona dice sì,
e anche a me piace il calcio, possiamo parlare di calcio. Ma in verità, e questo posso dirti che è forse l'argomento con cui io ho iniziato più conversazioni nella mia vita, parliamo di cibo. Secondo me con il cibo è facilissimo iniziare una conversazione. Per esempio, siamo al ristorante e vogliamo dire al cameriere o anche a qualcuno che per esempio è vicino a noi: che buono! Cioè, che buono questo piatto, che buono questo ristorante. Secondo me è un ottimo modo per iniziare una conversazione. Potremmo anche chiedere: qual è il tuo piatto preferito? O qual è il suo piatto preferito? O se stiamo già parlando di cibo, possiamo chiedere: hai mai assaggiato, per esempio, le orecchiette alle cime di rapa? O ha mai assaggiato le orecchiette alle cime di rapa? Sono un piatto delizioso della mia regione, la Puglia. O anche: ho mangiato il panettone ed era buonissimo. Ti piace? Quindi dico prima che cosa ho mangiato io, che mi è piaciuto tantissimo, e poi chiedo se anche all'altra persona piace quel piatto. Ovviamente il formale è le piace. O anche possiamo dare un consiglio su un ristorante. Sono andato o sono andata in un ristorante molto buono l'altro giorno. Te lo consiglio. Consiglio questo ristorante all'altra persona. E poi diciamo il nome del ristorante. O anche, o formale, glielo consiglio. Glielo consiglio. Di solito le persone apprezzano sempre consigli sui ristoranti. Possiamo anche fare, questo è molto interessante, dei commenti sull'ambiente circostante, quindi l'ambiente intorno a noi. Per esempio, vediamo che ci sono tante persone, possiamo dire: c'è molta gente qui, c'è molta gente qui. O se non ci sono persone, non c'è nessuno qui, non c'è nessuno qui. Quindi commento questa cosa con un'altra persona: ah, c'è molta gente, o no, non c'è nessuno. O anche possiamo commentare una cosa che abbiamo davanti a noi: che bello questo parco, che bella questa piazza. Oppure immagina, questo è molto, secondo me, divertente: sei in fila, una fila molto lunga per qualcosa. E di solito in fila le persone si annoiano, quindi molto spesso le persone che sono in fila iniziano a parlare. Allora potresti dire a una persona: che fila che c'è, eh? Che fila che c'è? Cioè, che fila lunga. E da lì puoi iniziare la conversazione. Per fortuna c'è il sole, per fortuna non piove. Oggi è proprio una bella giornata. L'altra persona: ah sì, oggi è proprio una bella giornata, anche se domani forse piove. Sì, ho visto le previsioni, domani piove. Io volevo andare al mare ma non posso. E inizia a parlare. Cioè, questa è una cosa bellissima. Il problema non è parlare, ma iniziare, rompere il ghiaccio, rompere quell'imbarazzo iniziale. Queste frasi sicuramente possono aiutare. E anche questo PDF, perché qui avrai una bella lista di tutte le frasi organizzata, informale, formale, e anche tanti esercizi per ricordarle meglio. Quindi ricorda di scaricare il PDF cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E anche se l'abbiamo leggermente menzionato prima, secondo me merita un capitolo a parte proprio lo sport. Perché lo sport è sicuramente una cosa che unisce tantissime persone, quindi se scopriamo di avere la passione in comune per lo stesso sport con un'altra persona, sarà molto facile parlare di questo, a meno che le persone non tifano squadre avversarie. Lì è diverso. In Italia è molto facile, per esempio, avviare una conversazione sul calcio, perché il calcio è un po' lo sport nazionale. Però puoi provare anche con tanti altri sport. Per esempio adesso anche il tennis è molto popolare in Italia. Quindi per esempio se stai parlando di un gioco di squadra con un'altra persona, puoi dire: questa squadra è fortissima, cioè molto forte, vince sempre. O questo giocatore è fortissimo, cioè che vince sempre, fa molti gol o vince tante partite. O potremmo anche chiedere per chi tifa quella persona. Tifare significa supportare, però nello sport. Quindi per che squadra tifi?
o se non parliamo di un gioco di squadre, ma per esempio il tennis, per chi tifi, quindi quale persona, ovviamente anche la versione formale, per che squadra tifa o per chi tifa. E poi, hai visto la partita di ieri? Ha visto la partita di ieri? Questa è una frase molto utile perché apri una conversazione sulla partita di ieri e quindi potete parlare in dettaglio di quello che è successo durante la partita, esprimere le vostre opinioni. Quindi secondo me anche lo sport è sicuramente un argomento che, se ti interessa, ovviamente può far nascere delle belle conversazioni. Fantastico, abbiamo finito per il video di oggi. Spero di averti insegnato delle belle frasi utili e pratiche che puoi usare per iniziare delle bellissime conversazioni in italiano. E fammi sapere anche se tu hai altre tecniche. Come inizi a parlare con qualcuno? In italiano abbiamo questa espressione che una mia studentessa ha imparato e adesso usa sempre perché è molto bella. Attaccare bottone. Attaccare bottone con qualcuno. Come attacchi bottone con qualcuno? Cioè, come inizi una conversazione con qualcuno, con una persona? Se hai altre frasi o altre tecniche, scrivile qui sotto nei commenti, anche per condividerle con tutti gli altri studenti che stanno guardando questo video. E non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. Per te è una piccola cosa, richiede mezzo secondo, ma per noi è importantissimo e utilissimo. Quindi grazie mille e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!